Hai mai avuto la sensazione che tutti ti stessero guardando? Ogni tuo gesto, ogni parola, ogni pausa, come se fossi sotto un riflettore. Beh, non sei solo. Quella sensazione ha un nome ben preciso, si chiama effetto spotlight. È un meccanismo psicologico che ci fa sentire costantemente al centro dell'attenzione, anche quando gli altri sono troppo occupati a pensare a se stessi. Il punto è che questo effetto, se non lo riconosci, può bloccare la tua comunicazione, ti fa dubitare, ti frena, ti toglie forza. E io l'ho vissuto sulla mia pelle. E oggi voglio raccontarti cos'è davvero l'effetto spotlight, quali effetti ha sulla tua comunicazione e soprattutto come puoi liberartene per parlare, scrivere e presentarti con più sicurezza e autenticità. Parliamone subito e per farlo ne approfitto del nuovo articolo che ho appena pubblicato sul mio blog dedicato alla comunicazione e alla leadership, afcformazione.it, in cui parlo proprio di questo effetto spotlight. E allora adesso voglio condividere lo schermo, voglio proprio leggere alcune parti di questo articolo, ovviamente poi ti invito ad approfondire cliccando sul link che trovi qui sotto nella descrizione del video e chiaramente andarti a leggere l'intero articolo. Parleremo di alcune cose contenute in questo articolo, soprattutto poi ci soffermeremo sulla sezione domande e risposte, cioè quella parte che solitamente, come dire, suscita maggiore interesse anche durante i miei corsi o le mie consulenze quando parlo proprio di questo. Bene, ho condiviso lo schermo, lo vedi già, effetto spotlight, come gestire la percezione che gli altri hanno di te. E anche l'immagine di copertina rende un po' l'idea, no? Ti senti sotto osservazione ogni volta che parli? È proprio questo. Allora, adesso intanto andiamo a vedere che cos'è. Scorro un po' velocemente, poi ripeto, se vuoi leggerti e approfondire il tutto, trovi il link in descrizione, quindi ti invito anzi ad andarlo poi a leggere dopo aver guardato questo video. L'effetto spotlight può bloccare la tua crescita. Voglio soffermarmi su alcuni punti principali. Questo effetto non è solo fastidioso, ma è limitante. E se tu ti occupi di comunicazione, sei un imprenditore, un libero professionista, un formatore, un networker o comunque una persona che vuole comunicare meglio in pubblico o anche semplicemente nella vita privata, ti suggerisco di ascoltare con attenzione. Ti frena quando devi esprimere un'idea, ti fa dubitare delle tue capacità, ti costringe a rimanere nella tua zona di comfort e ti impedisce di comunicare con autenticità. Tutti questi sono ovviamente grossi limiti. Molti imprenditori e manager che seguo in consulenza vivono proprio questa sensazione ogni giorno. Magari sono ottimi professionisti, ma quando devono parlare in riunione, presentare un progetto o esporsi sui social, l'attenzione pubblica precipita e li paralizza. E quindi questa percezione che hanno di essere sempre sotto i riflettori in qualche modo li mette in forte disagio. È come se ogni sguardo fosse un giudizio, è come se ogni parola fosse una prova da superare. Allora, e scorro ancora, come l'effetto spotlight influenza la tua comunicazione? Beh, devo dire che già quello che abbiamo detto ci fa capire molte cose. L'effetto spotlight non si manifesta solo nei grandi eventi o nelle situazioni pubbliche. Agisce anche in contesti più piccoli, più sottili, più quotidiani, quando eviti ad esempio di fare una domanda per paura che sembri banale, o quando non condividi un'opinione per timore di sembrare fuori luogo, o quando ti autocensuri prima ancora di parlare. E tutto questo nasce proprio da un presupposto distorto. Pensiamo che gli altri ci stiano valutando costantemente. In realtà stanno facendo esattamente ciò che fai anche tu. Pensano a se stessi. Noi pensiamo che gli altri siano sempre a pensare a ciò che facciamo, a ciò che diciamo noi, ma la verità è che invece ognuno pensa più a se stesso rispetto agli altri. Però questo effetto ci limita in maniera anche importante a volte. Alcune strategie. La tecnica del ribaltamento dell'attenzione, la approfondisco appunto nell'articolo. Prepara i tuoi 3 punti saldi e qui trovi delle informazioni. La strategia numero 3, sfrutta l'effetto spotlight a tuo vantaggio. Nell'articolo ho messo anche un esempio pratico con questa tabella che riassume un po' alcuni elementi importanti che ovviamente anche in questo caso ti suggerisco di leggere e di approfondire. Ma arriviamo alla parte di questo video di cui ti ho parlato all'inizio. Parliamo quindi delle domande frequenti e siamo qua. Ovviamente possono esserci molte altre domande, anzi ti invito, se hai qualche domanda a cui non trovi risposta, scrivila nei commenti e sarà per me ovviamente un piacere risponderti.
Prima domanda, riguarda solo chi parla in pubblico? Assolutamente no. Succede anche a chi scrive post, ad esempio, chi fa video, chi parla in una riunione o partecipa ad una call. Domanda numero 2. Come posso accorgermi che sto vivendo l'effetto spotlight su me stesso o su me stessa? Beh, se ti blocchi, ti autocensuri o pensi spesso chissà cosa penseranno di me, è molto probabile che tu lo stia vivendo. Terza domanda. Si può eliminare del tutto? No, ma puoi ridurlo, accettarlo come normale e usare strategie per non esserne vittima. Te ne ho elencate alcune proprio in questo articolo. Quarta domanda. È presente anche nei social? Sì, e in modo amplificato. Ogni contenuto online attiva quel riflettore mentale che ci fa sentire osservati. Sono sicuro che anche tu magari hai mandato un messaggio vocale a qualcuno via WhatsApp e poi ti riascolti per dire ho parlato bene, chissà cosa penserà di me, ho detto le cose giuste, o hai scritto un articolo o un post sui social e poi vai a vedere i commenti, hai paura del giudizio delle persone. Anche questo è effetto spotlight. Quinta domanda, una delle più frequenti. Come posso gestirlo meglio? Respira e concentrati su cui vuoi trasmettere. 2. Non cercare l'approvazione, ma la connessione con il tuo pubblico, sia una persona davanti a te, un familiare, il partner, i figli, un amico, un conoscente, ossia una platea composta magari da decine o da centinaia di persone. Ricorda questa cosa, cerca la connessione. Prepara 2-3 messaggi chiave e lascia fluire il resto. Ho visto più volte, quando insegno alle persone a parlare in pubblico, qualcuno che vuole imparare a memoria tutto il suo discorso. È la cosa più sbagliata. Ti dimentichi una parola, non riesci più ad andare avanti. Tu devi memorizzare i concetti e poi lascia fluire in modo naturale. Ricorda che gli altri non ti stanno analizzando, sono più concentrati su se stessi. Perché è così difficile accettare l'imperfezione? Un'altra domanda. Perché siamo cresciuti con l'idea che per essere apprezzati dobbiamo essere perfetti. In realtà le persone si connettono con chi è vero e questo include anche i nostri difetti. C'è una frase che ogni tanto mi piace ricordare e che sicuramente calza a pennello con questa ultima domanda e che dice: noi siamo perfettamente imperfetti. Probabilmente se fossimo persone perfette saremmo anche molto noiose, quindi viva qualche imperfezione, fa parte del nostro carattere, del nostro modo di essere, della nostra personalità. L'importante è saperlo utilizzare e sfruttare in modo corretto in qualsiasi ambito. Per il momento ci fermiamo qui. Ovviamente se hai trovato interessante questo articolo o altri del mio canale, ti invito chiaramente a mettere like, a seguire il canale e, come no, come ho già detto, anche a commentare se magari hai qualche altra domanda o curiosità in merito a questo effetto di cui non ho parlato in questo video. Ci vediamo al prossimo video.